Mauro Biglino, come ti definisci? Studioso della Bibbia? No, mi definisco un curioso. Un Ovviamente un curioso. curioso in modo specifico, insomma, dei temi relativi alla religione e ovviamente, essendo nato in Occidente, alla religione giudaico-cristiana. insomma. Perché è quella con la quale sei stato educato. Esattamente. E quindi, ecco, appunto, mi piacerebbe, sai, sapere anche la tua educazione Una cristiano-cattolica. normale educazione cristiano-cattolica, non bigotta, perché i miei erano cristiani, diciamo, tranquilli, sereni ed equilibrati, quindi sono nato da quel punto di vista in un ambiente sereno ed equilibrato, insomma, per cui poi da un certo punto in avanti ho cominciato a interessarmi per conto mio dall'età del liceo e poi sono andato Dal avanti. liceo, ecco, e gli studi hai avuto qualche professore che ti ha No. rivelato qualcosa? No. E quindi è proprio una cosa Mia, che una esce curiosità da te. mia personale, sì. Una curiosità tua personale e quindi quando poi hai incominciato a fare la traduzione, no? La traduzione quella è dall'ebraico, quella è arrivata per ultima, per insomma, ultima, nel senso che- dai tuoi studi. Nel senso che dopo il greco e il latino ovviamente ho sentito sempre per curiosità mia personale la necessità di avvicinarmi alla lingua nella quale è scritto il testo da cui deriva la religione, e quindi ho studiato l'ebraico, mi hanno assegnato un insegnante della comunità ebraica di Torino e poi di lì è cominciato tutto, insomma. Quindi, ma questa scelta, ecco, di andare a studiare l'ebraico, da che cosa ti è venuta? Dalla voglia di avere accesso diretto, per quanto possibile, ai testi originali da cui dipende la religione. Scusa se insisto, No, e fai, come vai. mai ti è venuta tutta sta voglia di Ma studiare? proprio per una curiosità mia personale, guarda, non so Eh. come definirtela diversamente, cioè nel senso che accontentarmi soltanto delle traduzioni non mi andava, cioè, nel senso che poi se uno legge Bibbia trova anche traduzioni diverse, eccetera, e quindi uno poi comincia a Dice, porsi ma cos'è? esattamente, comincia a porsi delle domande e quindi dice vabbè, allora proviamo ad andare per quanto possibile il più vicino possibile alla fonte e quindi ovviamente la prima cosa era studiare l'ebraico. Dopodiché hai fatto traduzioni per le edizioni San Paolini, Paolo, San San Paolo, Paolo. e quindi appunto hai continuato a fare questo tipo di cose. Quando è che ti è scattata proprio la necessità di fare questo che è proprio quasi una missione, io la vedo proprio come una missione, che è questa appunto di interpretare, di dare un'interpretazione il più possibile vicino all'interpretazione reale, diciamo, no? Al linguaggio Ma la reale realtà della Bibbia. è che i contratti che mi hanno fatto per la traduzione dei libri dell'Antico Testamento prevedevano proprio che io facessi la traduzione letterale, quindi era previsto dai contratti. E quindi chiaramente rispettando i contratti ho fatto la traduzione letterale. Facendo la traduzione letterale mi sono accorto che venivano fuori delle cose diverse da quelle che ovviamente trovavo nelle Bibbie normali e da quelle che sono raccontate, quindi ad un certo punto ho avuto così la voglia di cominciare a raccontarle per conto mio dal 2010. Sai, hai detto la voglia di ricominciare a raccontarlo per conto tuo. Beh, quando hai cominciato, quando è stato l'attimo, il momento in cui hai cominciato a sentire l'esigenza di dare questa interpretazione letterale della Bibbia? C'è stato un momento, perché ti spiego, quando l'ho chiesto a Sitchin, lui mi ha detto, lui lo diceva sempre, ho provato, cioè io ero bambino, 6 anni, andavo a scuola e la maestra ci spiegava la Bibbia, io leggo la Bibbia, vedo Elohim e dico, beh, questi è plurale. Cioè questi sono tanti, e poi sono quelli che vengono dal cielo sulla terra, ma fondamentalmente non è Dio uno, ma sono tanti. Sì. E quindi ha alzato la manina da 6 anni, ha detto, ma scusi maestra, insomma è plurale. E la maestra ha detto, sta zitto, non puoi interpretare, non puoi dire delle cose tu su una cosa così importante. Sì, che è quello che stanno dicendo a me. Ecco, Anche se non ho 6 anni e non ho alzato la manina, ma insomma la situazione è la stessa. È la stessa, Sì, non esattamente. puoi. Non puoi. No, perché non si deve perché chiaramente si mette in discussione tutto. Quindi, come dire, più che l'attimo, no? Mi chiedevi se c'è stato un attimo.
è stato proprio un qualcosa che è maturato nel tempo, perché al di là della singola parola, sulla quale peraltro si può discutere all'infinito, non sul fatto che sia plurale, perché su questo non si può discutere ovviamente, non si deve discutere perché è plurale, ma spesso ci si accanisce su singoli termini ed è sbagliato, perché si possono passare decenni a discutere, no, su un singolo termine senza arrivare ad un nessun accordo. Il termine Elohim, per esempio, oltre a essere al plurale, nessuno al mondo sa che cosa voglia dire. Ok. Allora, quello che nasce è quella convinzione che ti viene fuori che è tutto l'insieme del racconto, quindi non la singola parola che ti rivela qualcosa, ma tutto l'insieme del racconto ti sta dicendo un qualcosa che è totalmente diverso da ciò che tu hai sentito narrare per decenni. E allora a quel punto dici no, momento, qui le cose sono diverse, non c'è niente da fare, sono diverse. Ma lo capisci dall'insieme del contesto, quindi non è come dire un qualcosa che ti scatta perché dici tu guarda questa parola, no, lì non, sarebbe ridicolo dire una cosa del genere, non è la parola, è proprio l'insieme del contesto che ti crea un quadro che è completamente diverso da quello che hai sentito raccontare. Scusa, e il quadro il quadro che è venuto fuori è un quadro di un libro di guerra praticamente. Sostanzialmente, proprio direi non c'è altro, nel senso che poi difatti quando sento parlare del Dio di amore mi dico quale, dove, quando, come, cioè me lo facciano vedere, insomma, adesso in questo momento nello specifico sto parlando dell'Antico Testamento, ma certamente voglio dire nello stesso Antico Testamento questo presunto Dio è chiamato Ish Milchama, cioè uomo di guerra, quindi più chiaro di così l'Antico Testamento non può essere, e lui solo quello faceva in effetti. Ed è finito così. È finito così. La cosa interessante è che tutte le volte che appunto qualcuno chiedeva ma che cosa dobbiamo leggere a Sitchin, lui diceva leggete la Bibbia, è la stessa cosa che dici tu, da no? sempre, perché comunque è soltanto leggendola che la si capisce, anche se ovviamente leggendo la Bibbia nelle traduzioni che abbiamo in casa ci sono tutta una serie di cose che sono tradotte in modo da far pensare che la Bibbia parli di Dio. Per esempio Elohim, che è plurale, viene tradotto al singolare, per esempio dei verbi che sono al plurale collegati a Elohim, non a caso, sono al plurale in ebraico, vengono falsamente tradotti al singolare nelle lingue volgari, insomma per noi l'italiano. E nonostante questo, se si legge attentamente la Bibbia, quindi provando a toglierci quei filtri che ci mettono davanti, si capisce lo stesso. Cioè, nonostante queste traduzioni che tendono a orientare il lettore, si capisce lo stesso che gli Elohim erano tanti e che Yahweh, quello che è stato fatto diventare Dio, altri non era che uno di loro. Questo viene fuori comunque leggendo la Bibbia, anche nelle traduzioni, diciamo, non corrette per essere buoni, quelle che tendono appunto a trasformare il plurale in singolare, poi giustificandolo nei modi più diversi, elaborando regole grammaticali, eccetera, ma anche lì discutere su quello significa poter passare decenni e poi non arrivare e si corre il rischio di fare come succede spesso, no? Che quando c'è qualcuno che indica la luna si guarda il dito. Allora non guardiamo il dito, guardiamo la luna, e quindi guardiamo la Bibbia nel suo complesso. La Bibbia parla di un sacco di individui chiamati Elohim, uno di questi si chiama Yahweh, a questo qui è stato affidato il compito di seguire la famiglia di Giacobbe. Punto. Tutto il resto è elaborazione teologica. Non tutti gli israeliti, non tutti gli ebrei, diciamo, ma una famiglia particolare. Allora la Bibbia anche in questo è chiara, la famiglia di Israele. Nel senso che le altre famiglie ebraiche, qui proprio intendo dire anche i cugini primi, addirittura i discendenti del fratello gemello di Israele, ecco, addirittura quelli... Quindi sono venuto a dividere il padre dalla madre. Certamente, la divisione lì è stata immediata. È stata immediata e devo dire gli stessi discendenti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe, ad un certo punto il presunto Dio, per fortuna non lo è, dà ordine di sterminarli tutti. Ed erano appunto i figli diretti, discendenti diretti del fratello gemello di Israele, cioè parenti più stretti di così non si poteva essere. Parenti serpenti, cioè un diciamo, modo di sì, esatto, alle volte molto efficace. Esatto, però alla fine questi parenti erano anche questi dei che si combattevano. Tra di loro, certo, la Bibbia li nomina, è per questo che dico, al di là del significato che si può attribuire ad Elohim,
E tant'è che io dico spesso la cosa migliore è non tradurlo, così cessiamo con queste discussioni pretestuose, no? Perché discutere su quello vuol dire appunto dimenticare che esiste la luna e discutere e parlare del dito. Allora, Elohim è Elohim, punto, finito. Lasciamo stare cosa vuol dire. Ma che la Bibbia ci parli di tanti Elohim è talmente evidente, è talmente provato, perché la Bibbia nomina gli altri Elohim e attribuisce agli altri Elohim gli stessi poteri, le stesse caratteristiche, le stesse prerogative che attribuisce a Yahweh, quello che è stato fatto diventare Dio. Per cui, qualunque significato si voglia attribuire a quel termine, la Bibbia lo attribuisce a molti individui, non solo a quello. Quindi facciamo finta che voglia dire Dio? Benissimo. C'è il Dio Yahweh, il Dio Kamosh, il Dio Milcom, il Dio Dagon, eccetera, eccetera, eccetera. Vuol dire giudici? Bene, c'è il giudice Yahweh, il giudice Milcom, il giudice... tutti uguali. È questo che è importante. Cioè, una volta che si capisce questo, si capisce la Bibbia. E si capisce che la Bibbia non parla di Dio, ma parla di questo Yahweh. Senti, secondo la genealogia che fa Scicci, no? Parlando di Sumeri, quindi parlando di una storia che è anche anteriore, no? Anteriore, anche perché questo Abramo poi alla fine veniva probabilmente dalla Sumeria, no? Sì, Cioè, sì. e quindi Scicci lo dice. Parlando di questa genealogia, chi è sto Yahweh? A che cosa potrebbe corrispondere? A quale degli dei che vengono citati da Scicci nella sua genealogia, appunto, che poi riprende, diciamo, dal mito sumero, chi è? Allora, fare questi parallelismi è sempre difficile, no? Perché poi non si hanno degli elementi certi, ma se proprio dovessi paragonarlo ad uno di loro, lo paragonerei a Ishkur, che non era uno dei più importanti, così come Yahweh non era uno dei più importanti. Questo Ishkur era un signore della montagna, e quindi Yahweh, insomma, in un certo senso potrebbe essere riconducibile a lui, però, ripeto, lo dico con il condizionale, perché ovviamente non riesco, e penso che sia molto difficile, fare delle identificazioni precise, e per cui teniamoci col condizionale, che è meglio.